Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Amici, oggi voglio parlarvi di alcuni tra i luoghi più infestati proprio qui in Italia e ce ne sono davvero tantissimi, più di quanto possiamo anche solo immaginare. Io però ne ho scelti 5, tra quelli che mi hanno incuriosito di più. 2 tra questi mi sono stati consigliati da uno dei miei iscritti e ho deciso di inserirli in questa piccola lista perché li ho trovati davvero molto inquietanti. Quando parliamo di luoghi infestati subito ci vengono alla mente antichi castelli, vecchie abitazioni, manicomi abbandonati, cimiteri, orfanotrofi e solitamente sono accompagnati da tragiche storie, oscure leggende, abitati dalle presenze o dalle anime dei defunti che sono bloccate in quei luoghi carichi di sofferenza e magari a volte tentano anche di comunicarci qualcosa. Ne abbiamo sentito parlare in trasmissioni televisive, in documentari, nelle indagini dei nostri ghost hunters preferiti. Sono storie che spaventano, ma che allo stesso tempo ci attraggono, ci incuriosiscono, perché credo che alla fine sia anche normale e sano porsi delle domande del tipo: cosa c'è dopo? L'anima sopravvive alla morte del corpo e perché alcune rimangono intrappolate nel nostro mondo terreno ed altre no? Almeno queste sono le domande che mi pongo io. Ma amici, prima di iniziare mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere tutti i miei prossimi video. Ma adesso iniziamo! Voglio iniziare subito con una delle case infestate più famose, Villa dei Vecchi, soprannominata anche la Casa Rossa per il colore vermiglio dei muri esterni. Ci troviamo in Lombardia, a Vasassina, in provincia di Lecco, in mezzo ad un bosco, nella frazione di Bindo, in località Cortenova. Nel 1800 il conte dei Vecchi fece costruire una dimora davvero sontuosa. All'epoca si calcola che spese all'incirca 44.000 lire e che la villa disponesse di ogni tipo di comfort e lusso disponibile. Ma alla morte del conte la casa venne abbandonata a se stessa e divenne un rudere alla mercé dei vandali. Una delle storie più famose legate a questa villa racconta qualcosa di angosciante. Sembra che il conte costruì la casa in mezzo ai boschi per via della figlia che era molto malata, pensando che quell'aria così pura potesse giovare alla sua salute. Ma un giorno, purtroppo, di rientro a casa, trovò la moglie morta in circostanze misteriose e con il volto completamente sfigurato. Ma non solo. Della figlia non c'era nessuna traccia, sparì nel nulla. Si dice che l'uomo, distrutto dal dolore, la cercò per settimane ma senza mai riuscire a trovarla. Per questo un giorno si uccise, perché non riusciva a sopportare tanta sofferenza. La leggenda vuole che l'anima di quella bambina viva ancora tra quelle mura e c'è chi giura di aver sentito un rumore simile alla musica di un pianoforte provenire dall'interno di Villa dei Vecchi e si è sempre pensato che forse era proprio quella bimba scomparsa a suonarlo. In realtà però si parla di un'altra storia. Il conte, che aveva 2 figli maschi, morì per cause naturali e nella sua biografia non c'è traccia di una figlia femmina che amava suonare il pianoforte, anche se all'interno della casa c'è un vecchio pianoforte a coda ormai distrutto dai vandali. Nel tempo Villa dei Vecchi ha accolto curiosi, amanti del paranormale, studiosi e molti di loro hanno raccontato di aver visto delle figure biancastre materializzarsi davanti ai loro occhi e soprattutto più di uno giura di aver visto la figura di una giovane donna. Un'altra storia legata a Villa dei Vecchi molto macabra è del 1920, quando un occultista britannico, Aleister Crowley, decise di soggiornare alcuni giorni all'interno della casa e sembra che proprio al suo interno abbia praticato dei riti satanici sessuali insieme ai suoi detti. Proprio Crowley sembra che una notte invocò il demonio e si impossessò poi di uno dei suoi seguaci. L'uomo, in preda a questa gravissima possessione demoniaca, uccise a mani nude tutti gli altri adepti.
La scena del crimine trovata dalla polizia fu qualcosa di atroce. Gli agenti non riuscirono neanche ad identificare i corpi, talmente erano massacrati. Per questo prenderebbe il soprannome di Casa Rossa, per via del sangue che prese a scorrere quella notte maledetta e non per il colore vermiglio delle mura esterne. Ovviamente di queste storie non c'è alcuna prova certa e sembra anche che il custode abbia poi smentito ogni cosa. Ma passiamo ad un'altra storia. Questa mi è stata consigliata da uno di voi. Siamo a Vermicino, tra Frascati e Roma, una grande villa abbandonata che sarebbe infestata da oscure presenze ed è stata teatro di diversi fenomeni paranormali. È soprannominata Pericolo 81 per via del civico da cui prende questo nome, anche se in realtà è ubicata al civico 112. Nel 1981 una famiglia composta da padre, madre e la loro figlia di 7 anni abitò in quella casa. Sembra che il padre morì e non si sa in quali circostanze, mentre altri documenti dicono che l'uomo un giorno abbandonò la sua famiglia e non tornò mai più. La moglie sembra che non superò mai questo abbandono e un giorno, in un raptus di follia, uccise la figlia. Non si sa anche qui come, forse strangolandola mentre stava giocando sull'altalena o forse la buttò giù dalle scale. Sta di fatto che ne smembrò il corpo e ne seppellì i pezzi in varie parti del giardino. Dopodiché la donna si suicidò lanciandosi dalla finestra del secondo piano. Da allora quelle anime tormentate infesterebbero la dimora e sono state molte le testimonianze di chi si è addentrato coraggiosamente lì dentro che ha raccontato di aver sentito urla, passi, occhi rossi che appaiono al buio e rumori come di un'altalena che dondola. Tra le cronache dell'epoca però non c'è traccia di una storia simile, si sa solo che la casa risulta abbandonata dal 1984 e che l'attività paranormale si sia scatenata in realtà dopo i numerosi riti satanici e le sedute spiritiche avvenute al suo interno. Ma c'è stata una tragedia reale nel 1981 a Vermicino, quella del piccolo Alfredino Rampi. Il 10 giugno, all'età di 6 anni, il bambino cadde in un pozzo profondo circa 60 metri. Si tentò in tutti i modi di salvarlo, ma il 15 giugno non rispose più ai soccorritori. Il mese dopo riuscirono ad estrarre il corpicino senza vita, un caso seguito personalmente dall'allora presidente Pertini. Ma passiamo ad un'altra storia. Anche a Bologna c'è una casa molto infestata, Villa Malvasia, nota anche come Villa Clara. Fu costruita dal conte Malvasia intorno al 1585 e ci rimase fino al giorno della sua morte. Dal 1692 ci fu un susseguirsi di vari proprietari e divenne anche un alloggio per sfollati dopo la seconda guerra mondiale. Ma la casa è circondata da leggende e storie davvero molto particolari. Una legata proprio ad una bambina di nome Clara. Sembra che la ragazzina un giorno fu sorpresa dal padre in atteggiamenti molto sconvenienti con lo starriere. L'uomo, oltraggiato da questa scoperta, sembra che la murò viva all'interno della casa agli inizi del 1900. Un'altra storia invece racconta che sì, la murò viva all'interno della villa, ma solo perché era terrorizzato dai poteri paranormali della figlia. E pare che sia proprio lo spirito di Clara ad aleggiare tra quelle mura e molti giurano di aver sentito pianti, lamenti e addirittura di averla vista o di averne percepito la presenza. Negli anni la dimora è stata oggetto, come possiamo ben immaginare, di vandalismo e non solo, anche di riti satanici e messe nere, soprattutto praticati nel tunnel che passerebbe sotto la villa. La prossima storia mi è stata consigliata sempre dallo stesso iscritto che mi ha parlato di Pericolo 81. Si tratta della casa maledetta di Nettuno. Intorno agli anni 30 a Nettuno una famiglia costruì una casa molto grande, ma dopo pochissimo tempo
la abbandonarono di fretta e furia senza metterci mai più piede. Non solo, si rifiutarono anche di venderla, fino a quando, alla loro morte, un nuovo erede prese possesso di quella dimora, decise di ristrutturarla per poi metterla in vendita. Ed è da lì che partono delle storie e delle leggende davvero spaventose. Vediamone qualcuna insieme. Durante i lavori di ristrutturazione, un operaio cadde da una scala e si ruppe entrambe le gambe. Successivamente disse qualcosa di davvero particolare. Raccontò di aver visto strisciare qualcosa di inquietante tra quei cunicoli. I lavori vennero subito interrotti e ripresero poi anni dopo, dove un altro operaio ebbe un incidente incredibile. Un masso gli cadde addosso e anche lui confermò di aver intravisto qualcosa di macabro tra quei cunicoli. Altri operai raccontarono comunque di strani avvenimenti, di aver percepito delle presenze arrivare proprio dalle fenditure del terreno. Pensate che negli anni 90 un senzatetto che tentò di rifugiarsi tra quelle mura venne poi ritrovato carbonizzato. La casa fu poi completamente abbandonata a se stessa, ma sembra che nel 2021 qualcuno abbia preso in considerazione l'idea di rimetterla a posto. Ma andiamo ad un'altra storia davvero inquietante. Siamo a Voltri, in Liguria, e da una leggenda si racconta che in epoca medievale ci fosse una locanda maledetta infestata dai fantasmi. Per quella via, frequentata da pellegrini, mercanti, viandanti e briganti, per anni sono state raccontate storie di omicidi o di persone che svanivano nel nulla. Gli edifici erano davvero pochi in quella strada e la locanda, chiamata Ca' delle Anime, era proprio un luogo di riposo per i viaggiatori. Dei locandieri si racconta che non erano persone proprio raccomandabili, anzi, si dice che ci fossero proprio loro dietro quelle sparizioni e quegli omicidi, ma nessuno all'inizio sospettò mai di loro. Avevano un piano davvero diabolico. Davano la stanza perfetta al viandante di turno e poi lo schiacciavano. Sì, nel vero senso della parola. Tramite un macchinario sul soffitto schiacciavano il malcapitato mentre stava dormendo. Successivamente il poverino veniva derubato e poi seppellito nei pressi della locanda. Questa storia andò avanti per un bel po', fino a quando delle storie incredibili su presenze e fantasmi in zona non insospettirono la polizia, che riuscì poi ad incastrare i locandieri, li arrestarono e successivamente la locanda fu abbandonata per sempre. C'è una storia però abbastanza recente che parla di una famiglia senza dimora che decise di trovare rifugio tra quelle mura maledette. Da subito iniziarono a capitargli delle cose davvero molto strane, oggetti che sparivano e riapparivano da soli, urla, lamenti, che provenivano proprio da quelle vecchie stanze che una volta erano adibite a camere per gli ospiti della locanda. Pensate che un giorno gli si materializzò davanti la figura di una giovane donna e sembra anche che gli parlò. Gli disse che era sofferente perché stava cercando il suo amato che era stato ucciso dai locandieri. La figura poi scomparve lasciando un forte profumo di rose dietro di sé. Ovviamente la famiglia dopo quel terribile episodio abbandonò la locanda di fretta e furia. Pensate che la leggenda di Ca' delle Anime ha talmente incuriosito che la Rai ne realizzò poi un servizio e dal filmato che mandò in onda si può vedere per pochi attimi che da una finestra aperta appare la figura evanescente di una giovane donna. Amici, siamo arrivati al termine di questo video, mi sono discostata un po' dai soliti contenuti che porto perché ci tenevo a dar voce anche ad alcuni di voi che mi hanno scritto
anche in privato su Messenger per sapere se potevo documentarmi su alcuni luoghi infestati, e l'ho fatto, ma non solo, ci sono tantissime altre storie che voglio portare, alcune me le avete sempre consigliate voi e pian pianino porterò tutto quello che mi ha incuriosito di più. Queste storie sono davvero incredibili, fatemi sapere quale secondo voi è la più inquietante. Diciamo che l'ultima, secondo me, almeno a parer mio, è quella che mi ha davvero lasciato un po' così scioccata. Siamo arrivati al termine, mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, condividetelo con i vostri amici, io vi mando un bacio grande e ci vediamo domenica con una nuova storia. Ciao amici!